Benvenuto sul canale dell'acquarello. In questo video andremo ad esplorare tre temi nella superficie ma anche nello zoom, nel senso che ti presento tre temi che poi andiamo a esplorare in profondità per coloro che sono abbonati al canale. Quindi faremo lezioni proprio tête à tête, come lezioni private, non solo di questi tre temi, di tanti temi, ma questi sono tre esempi. C'è questa difficilissima Piazza San Marco, dove spieghiamo bene la prospettiva, anzi spiego, e voi farete poi gli esercizi step by step. Poi c'è la questo viale della ciliegia, il ciliegio in fiore, penso che era in Giappone, bellissimo, si sente il profumo. Anche di questo ci sarà una lezione proprio nel nostro club riservato Dipingere con l'acqua. E infine la mimosa. Quali effetti speciali puoi ottenere con la tecnica dipingere con l'acqua? Lo vedi nell'ultimo video che ho fatto, quello del 7 marzo. Ci ho spiegato tutto. Ti auguro buona visione, un'esplosione di colore, iscriviti, like e guarda e dopo fai. Ciao. Oggi parleremo di tre argomenti, anzi un argomento è l'acquarello, però vi ho preparato i temi che andremo a vedere. Prima questo, che è l'ultimo acquarello che ho fatto, adesso sono le 10, ecco la campana. Vedi che qui è tutto tutt'uno, è tutto fluito nell'umido. Cos'è che ho utilizzato anche per fare questo? Nel video l'hai visto, lo spruzzino, ok? Deve essere uno che nebulizza bene e lo puoi usare quello che hai, anche di prodotti finiti che hai a casa, pulizia o make-up. Basta che ti fa questa cosa qua, non si vede giustamente, basta che ti fa una bella nebulizzazione. Questo a cosa serve? Serve a far fluire il colore. Qui ho preparato già tutti gli argomenti, vediamo se ho quello giusto. Qua. Quindi se in un nostro dipinto l'acqua deve fluire così, lo puoi fare sia col pennello grande, poi nel video delle mimose questo pennello sembrava di 3 metri, guarda, invece non è così lungo, sì è grande, 40, hanno sbagliato a mandarmelo, doveva essere un 30 e hanno mandato il 40, vabbè, è un po' lungo come manico, però importante è questo, la punta. Ok, dunque ho detto per far fluire tutto nella maniera tipo qui che è tutto insieme, c'è bisogno assolutamente dell'acqua. L'acqua deve andare, deve fluire, lo posso ottenere con un pennello grande e con uno spruzzino nebuloso. Tanto importante come questi due soggetti sono i colori. Avevo utilizzato questi due. Questo qui è un mega Godet della Winsor & Newton, penso che non li facciano più, avrà almeno 10 anni, però ce l'ho lì e anche se non sembra dal Godet, è veramente un giallo tipo questo, non sembra dal Godet e neanche questo. È gomma gutta e tra i colori del giallo è uno dei più luminosi, luminosissimo. E avevo il Godet grande e il Godet piccolo, quindi ho questo e in questo quadro ho usato anche questo, che è invece l'acquarello liquido. Questo è sempre della Schmincke, acquarello liquido. Ora, se ho tutti questi colori che fluiscono, devo lasciare, tipo qui, dei vuoti funzionali, ok?
Questi vuoti funzionali, come hai visto nel video della mimosa, devono rimanere bianchi. Devono rimanere bianchi perché danno quella tridimensionalità al tuo dipinto. Quindi vedi che il bianco è lasciato bianco? Questa qui è la carta. E poi una cosa che volevo farvi notare è questa. Oggi ho chiuso le persiane perché così la luce si vede meglio. Vedi com'è lucido qua? È quel prodotto. Allora, leggiamo una domanda. Ma per chi come me non ha i colori liquidi, come li può sostituire? Ottima domanda. Allora, questo colore liquido non è indispensabile, nel senso che tu dal tuo godé te lo costruisci il colore liquido, lo fai, lo prendi, ok, e te lo diluisci talmente, adesso tolgo il foglio qua sotto, lo prendi e ti fai una bella preparazione qui, è già liquido, questo è già liquido, è come questo, solo che qui diciamo è già pronto, ti hanno facilitato un passo, però è la stessa cosa che questo, Melina, non preoccuparti, non c'è bisogno. Guarda, è uguale, ok? Questo. Sono dei giocattoli in più quelli lì, non è necessario. E a me piace giocare con quei giocattoli, però per quello li ho. Però un giocattolo che infatti era questo che vi ho fatto vedere qui, questo, vedi che è un po' lucido? Ho detto che ho chiuso le persiane fuori perché così ho la luce della ring light molto ben visibile e è bello perché così lo vedi meglio. E questo giocattolo qui, quello non si può sostituire, è questo, Aqua Glance. Questo è sempre della Schminke, mi accompagna da anni. Per me è un highlighter, quindi un illuminante, capito? Benissimo. Vediamo questo effetto qua, come faccio a fare questo effetto? Visto che parliamo di più argomenti, ci sarà anche questo dopo, però vi faccio vedere questo effetto qua che piace tantissimo, ve lo faccio vedere qui dal vivo. Cos'è che ho bisogno per fare questo effetto dei rametti in negativo? Ho bisogno che sotto sia tutto asciutto. Se è tutto asciutto, io il giorno dopo, che tipo è oggi, posso riprendere il mio quasi semifinito godé del turchese, si bagna ovviamente, prendo un po' di pigmento, il sotto, come vi ho detto prima, deve essere completamente asciutto, quindi anche se aspetti il giorno dopo va benissimo. Io, tanto mi conosci, giro il foglio, entro nella zona di interesse e vado ad applicare il pigmento lasciando tutto quello che è il giallo sotto, lo lascio libero e sfumo. Quindi vedete anche questo trucco, che poi non è un trucco, è solo l'attesa. Vedi qua? Faccio il negativo. Questa attesa che non vogliamo fare, qua i bordi si sfumano. E ho creato questa fogliettina con il negativo colorato. I bordi si devono sfumare. Quindi un trucco nel dipingere con l'acqua è che devi aspettare. Rido perché
perché sì, perché proprio oggi, nei giorni d'oggi, l'attesa non fa più per noi. Ok, quindi abbiamo parlato della mimosa e con questo concludo i miei auguri del giorno della donna. Nel nostro gruppo abbiamo questo tema. È Piazza San Marco mega complessa. Questo è un tema che elaboro passo dopo passo con tutte quelle persone che si abbonano al canale, quindi è un tema esclusivo per gli abbonati. Sono delle lezioni tipo 1-1, tipo lezione privata, e questo tema lo andiamo ad esplorare in quel gruppo. Io quando vedo questi temi so che è complesso e faccio pezzettino per pezzettino. Quindi nel gruppo degli abbonati poi avremo questo tema spezzettato in tantissimi piccoli video dove andiamo a vedere come fare il lampione, come fare le persone, come inserire le finestre, come adattare la prospettiva e tutto. Dopodiché metto insieme tutto il video, tutta la lezione, facciamo il video sì, il video dell'acquarello completo, però visto che è un tema complesso lo facciamo passo passo. Quindi per prima cosa avevo preparato questo, che è la prospettiva del nostro soggetto. Ho inserito tutte le linee e guarda caso l'orizzonte è qui. Lo dico a qualcuno che qui mi sta ascoltando. Tu vedi che le teste sono tutte qua nella linea dell'orizzonte, ok? Quindi non ha senso di mettere questa testa qua sotto, oppure anche qua, sono tutte nello stesso punto. Perché questo? Perché questa è la linea dell'orizzonte. Da questa linea dell'orizzonte abbiamo le linee di fuga che si incontrano in questo caso tutte qui. Poi andiamo qua su nell'edificio e abbiamo queste linee di fuga e poi da questo lato il lampione che è un argomento di per sé. Vi fa paura questo tema? Laura, molto interessante. Tu questo l'hai già visto, Laura? La foto è nei post del mio canale e tu puoi sicuramente farti o uno screenshot oppure anche fare un download e te la puoi stampare, così la puoi guardare. E come vedi è uno schizzo very easy, molto easy, dove ho messo solo i punti principali dell'edificio, dei punti di fuga, delle persone che hanno la testa sulla stessa linea che è questa. Però cosa ho fatto in più? Uno, ho semplificato, 2, ho pianificato. Cosa vuol dire NC? Negativo colorato. Quindi la mia pianificazione è che questa parte del lampione sarà eseguita poi in negativo colorato. Dopodiché ho fatto la pianificazione del nostro concorso, del ciliegio. Questa è la mia pianificazione. Lo metto sul ridere, ragazzi, è la pianificazione che poi non è pianificazione questa. Queste sono solo gocce, color magenta, qua,
che è un colore che già è praticamente finito. Le ho fatte ieri queste gocce, ok? Perché le ho fatte ieri? Perché così la notte hanno potuto asciugarsi e potrò fare il mio dipinto. Il dipinto l'ho già pianificato, che è questo. Io faccio un po' quella scherzosa, no? Ma in realtà ho pianificato tutto, ovviamente. Guardiamo qua. Se tu sei nel gruppo Facebook Dipingere con l'acqua, hai visto che c'è il concorso del ciliegio Dipingere con l'acqua. Questo è uno dei soggetti. Quindi ho fatto la pianificazione ieri. Cosa ho fatto? Questa è la prospettiva, qui c'è uno staccionato. E cos'è che dobbiamo fare qui, nella mia testa però? Se questo è lo staccionato, questo che vedi qua bianco è il legno, presumo che sia legno, non si capisce bene dalla foto, comunque è lo staccionato. Chi vede quella foto lì, ragazzi, lo dipingerà in marrone, perché sulla foto è marrone. Ovviamente nel dipingere con l'acqua io faccio il contrario. Quindi N, 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 N vuol dire negativo, negativo. Lascio negativo sia quella staccionata, sia l'appoggio sopra, sia lo sfondo dell'albero. È in negativo, NN vuol dire negativo, ok? Se a un negativo giunge, quindi c'è un vuoto che è il negativo, si deve attaccare un positivo, perché sennò vola tutto. Quindi se questo è negativo, che è l'albero, qua diventa positivo questo pezzo. Vuol dire che qui metterò colore, ok? Qui metterò colore. E come vedi bene qui, lo vedi bene, si prosegue dal positivo al negativo, dal positivo al negativo, eccetera. E ancora, se ho il positivo, che è questo, vado nel negativo colorato, qua. O negativo colorato o anche solo iniziando col negativo. Lo so che per chi mi ascolta la prima volta dice: ma cosa sta dicendo? Che lingua sta parlando? Il freddolese. Ah, quello che voglio dirvi è vuoto, pieno, vuoto. Tutto si alterna, ok? Questa è la pianificazione. Poi qui ci sarà il fuoco, vuol dire che io mi metterò qui a guardare e qui ho pianificato di invece lasciare il bianco. Se avete domande, ripeto, fatele adesso, fatele anche nei commenti, che mi fa tanto piacere. Dunque questa è la pianificazione. Qui di questo soggetto farò tra poco un acquarello, video lezione per tutti, ok? Quindi ci sono le video lezioni riservate agli abbonati e poi ci sono le video lezioni accessibili a tutti. Le video lezioni per abbonati sono senza pubblicità, quelle del grande pubblico c'è purtroppo la pubblicità. Ciao Bruno, Manina. E dunque questa è la pianificazione su un foglio proprio di carta per pianificare e questa invece è già la preparazione. Rido perché è così. Più libero sei, meglio è. Questa è carta di 640 grammi. Tutto questo che vedi qui lo riporterò poi con una matita tipo questa, che non è una matita, ma è un acquarello, una matita acquarellabile,
vuol dire che dopo si scioglierà quando vado a riportare le linee. Quindi questa dopo non si vede e ho scelto sia questo colore, che è un lillà, oppure questo rosa. Puoi prendere qualsiasi matita. Agostina, ciao! Puoi scegliere qualsiasi matita acquarellabile, ok? Per fare lo schizzo, ma anche lo schizzo sarà minimo, perché dopo nel dipingere con l'acqua voglio essere fluida, ok? Il fluido, ragazzi, adesso qua lo dico perché è così, il fluido è la cosa più difficile, ok? Ti faccio vedere un esempio. Dopo faccio anche una prova pratica, dopo alla fine, se mi aspetti fino alla fine, poi non so neanche quanto durerà il video. Quindi abbiamo detto che la fluidità, quindi andare da un lato dell'applicazione del colore all'altro, questa è la fluidità, se la voglio mantenere, la mantengo con l'acqua e col pennello. Se la blocco, si blocca tutto. Guardiamo questo schizzo che abbiamo fatto ieri. Pierpaola, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti. Questo sarà poi il tema, diciamo, più facile, no? E anche nella pianificazione, la mia era questa, ok? Questo l'ha fatto una corsista ieri. E il problema qual è, ragazzi? Qua ve lo posso dire perché è così. Lo vedi che qui si è bloccato il colore? Se questo è bloccato ed è bloccato in ogni elemento, cos'è che succede? Succede che l'occhio si blocca lì e l'occhio ti dice: ma oh, Adriana, cosa cacchio c'è lì? Cosa c'è? Quindi lo devi descrivere quello che c'è lì. Se il tuo colore non lo descrive, e so che inizio a parlare DCLAese, se qui il colore si blocca, l'occhio pensa che c'è qualcosa che deve guardare, ma invece non c'è una roba che deve guardare. Mi sono spiegata? E anche qui, se io lascio i vuoti funzionali, e abbiamo detto che il vuoto funzionale lo vogliamo qua sopra, ok? Ma se io lo lascio sì un vuoto funzionale, è vero, ma senza la forma non è più un vuoto funzionale. O no? Sei d'accordo? Ditemi se siete d'accordo. Non è un vuoto funzionale se non hai la funzione. Ok? Ve lo faccio vedere per questo esempio, perché così quando farai questo soggetto puoi imparare, diciamo. E si vede chiaramente che il vuoto funzionale non ha funzione, perché se ho un elemento lo devo chiaramente sfumare in tutti i lati. L'occhio vuole avere una continuità. Quindi vi ho detto che questo sarà il nostro prossimo soggetto, sarà prima disponibile per gli abbonati al canale e dopo, quando voglia, lo metto a disposizione di tutti, nel senso che sono un po' molto libera e decido quando metterlo a disposizione di tutti. Qui abbiamo già la fusione e è la fusione della persona che ha fatto ieri l'esercizio, quindi non è mia, ha già fatto una bella fusione, ok? Ha già fatto una bella fusione, ma qua ci sono ancora un po' di blocchi, vedi i blocchi questi? Questo, sì, se c'è deve avere una funzione,
non mi stanco mai di dirlo. Quindi hai una fine di un elemento? Perfetto, dagli una funzione. Cos'è questo? Comunque è un'ottima base questa per finire comunque il dipinto. Sono piccoli errori, diciamo, che in qualche modo possiamo poi correggere. Io domande qua non ne vedo, quindi non mi state sfruttando oggi. Non mi state sfruttando. Qui c'è un piccolo retro di un davanti. Proviamo a fare una cosa dal vivo. Provo, eh? Vediamo se sono capace, vediamo. Il foglio è piccolino. Vi faccio solo un esempio di fusione. Quindi questi sono gli steccati, ok? Li metto anche qui. E qui ci sarà un albero che è qua sotto, abbiamo detto, e poi qua sopra. E ci sarà qua e ci saranno qua. E ovviamente non li faccio tutti. Ovviamente. Poi prendiamo questo che è un viola scuro scuro. Questo lo devo togliere che ci distrae. Prendo quello e prendiamo un magenta. Giulia, ma Giulia, buongiorno. Buongiorno, prendiamo il mega pennello. La carta è piccolina, quindi questo è praticamente un mostro adesso su questo piccolo foglio, ma fa niente perché deve fluire. Per chi si è aggiunto adesso, ragazzi, vi tengo il video disponibile nella sezione live. Ok, questo è quello che ho già fatto ieri qua, ok, sulla carta bella. Qua, questa cosa qui deve già asciugarsi. Però vi faccio vedere quello che intendo. No, sono ben visibile? Sì. Mi sentite bene? Sì, non c'erano lamentele. Vedi quanta acqua c'è? Tutta questa acqua qui, ve la faccio vedere proprio da vicino, guarda, vedi? Tutta questa acqua ci serve per collegare. Dopo devo collegare tra qua e qua fuori. Se non ho tutta quell'acqua, vedi che sono così, e abbiamo detto qua sotto lo devo fare andare da qualche parte, ok? Quindi se io sono là sotto, questo è solo una mini demo. Se io sono qua sotto e ho tutta questa goccia, io la prendo e la porto già qua. La prendo e la porto già nel primo piano. La prendo, lascio il vuoto funzionale. Adesso si sentono già i motociclisti, vabbè. Vedi come prendo la goccia? La prendiamo e gli do una funzione, non la lascio isolata. Vedi? Questo intendo. Se tu quella goccia la prendi e gli dai già un compito, diciamo, deve avere un compito la goccia, allora non può succederti che rimane isolata. Adesso avrò lo stesso problema su questo lato, quindi quella goccia lì me la devo portare in su, ok?
Adesso la devo portare in su, tu conoscendomi sai che giro il foglio, negativo, positivo. Uso sempre lo stesso colore e ho collegato con la goccia, vedi? Ho collegato il sotto e il sopra. Ne mettiamo uno anche qui? Yes, mettiamone uno anche qui, bisogna collegare la goccia. Questa cosa non era pianificata, però perché no? Ok, guarda, adesso è così e lo vedi che è tutto collegato? Yes, lo vedo. Io lo vedo, tu lo vedi? Valentina, buongiorno. Ne mettiamo uno anche qua. Perché dipingo al contrario? Perché così l'acqua mi viene incontro. Come detto, questo è un piccolo, come una piccola pianificazione di uno dei soggetti del concorso. Quindi qui, ragazzi, è un collegamento qua, anche se ho il vuoto funzionale qui, devo collegare con l'umido. Qui ho due colori, viola perilene, violetto perilene e magenta. Collego, vedi che collego? Yes, lo vedo. Mi parlo da sola. Qua collego. Niente è lasciato isolato, ok? E qua su c'è la goccia. Qui c'è la goccia, goccia, goccia. Poi abbiamo detto qua sopra ci sarà invece il, abbiamo detto, negativo colorato. Yes. L'abbiamo detto? Sì. E qui ci sono le gocce. Guarda. Ok, adesso andiamo sul negativo colorato, quindi giro il foglio. Quindi avete già una mini lezione come regalo. Tronco, ok, tronco. Pennello grande. Ed è così facile. Yes. Basta lasciare i vuoti, basta collegare. Tutto lì. Quando lo dico rido da sola, ok? Sì. Quindi questi vuoti funzionali qua sopra devono essere quello che dice la parola. Ok? E la parola dice: sono un vuoto funzionale, ragazza. Cosa mi vuoi far fare? Ti voglio far fare il ramo. E quindi se ti voglio far fare il ramo, devo lasciare il vuoto funzionale. Quindi oggi abbiamo parlato di ben 3 temi. Penso che farò più spesso domeniche tipo questa. Vedi che qui c'è una mega goccia? Questa goccia va collegata. Più vuoti funzionali riesci a lasciare, meglio è, perché quel vuoto funzionale è il bianco. Ecco. Questo è già tutto lì, è già tutto lì. Però è anche vero che, visto che non mi sono preparata, nel senso che non volevo fare questa demo, non ho la carta qua sotto.
ho solo un pezzettino qua, la prendo, il pennello è umido e prendo il pennello umido e vado qua sotto, perché è ovvio che lì non devo avere tutto quel vuoto. Qui c'è una mega goccia. Vi piace se facciamo questo tipo di tema, diciamo nel weekend, o sabato o domenica? Ditemelo, che quello che mi dite sarà fatto. Ecco, qui vedi che tutto è insieme. Tutto è insieme, ma ancora non ho la forma. E non è quello l'obiettivo di adesso, ok? L'obiettivo di adesso è la fusione. Laura Bertucci, daglielo. Cosa gli devo dare? Ok, quando sono qui tu sai benissimo che puoi già togliere anche il colore. Bruno, volentieri. Giusy, buongiorno. Qui puoi togliere il colore. Ragazzi, per chi si è aggiunto solo adesso, ripeto, il video rimane disponibile nella sezione della live. Qua abbiamo messo tutto insieme, ragazzi, ok? Ripeto, di questo farò poi l'acquarello vero nel senso che questa qua è solo la demo. Questi tutori, prego, prego, è una mia cosa del cuore, la faccio volentieri, perché sì, da sempre la faccio. E questo qui, ragazzi, non è un tutorial, è solo una provetta, solo una provetta per farti capire che il colore deve fluire, ok? Se il colore non fluisce, adesso mettiamo un po' di fiori, questo qui è perilene, questo semifinito, perilene violetto scuro. Quello che dobbiamo capire nel dipingere con l'acqua è che i colori devono parlarsi. Se si parlano, se tu li parli e non li blocchi, lui ti fa tutto quello che vuoi. Se però tu lo vuoi bloccare, hai perso. Non bloccarlo, ascolta. Guarda che bello, già bello così. Poi se qui magari ho dimenticato di mettere il tronco dell'albero, ben venga, è ancora umido, magari qua tolgo il colore in un pezzo. Lo sai, no, che lo puoi fare? Sì. E poi, quando è asciutto, lo possiamo anche rimettere. Poi ho detto il fuoco, abbiamo detto nella pianificazione che faccio rivedere, qua, ok? Dunque, se qua è il fuoco, questo è il momento di aggiungere in questa zona più colore che si fonde nell'umido, così l'occhio dopo in automatico va a cercarsi la zona. Grazie a te che la mia passione per l'acquarello rimane viva. Giusy, quella passione, secondo me, rimane viva sempre. Io dipingo da ormai, lo so, un po' mi vergogno, mi vergogno, però dipingo da oltre 50 anni, 55 0, o forse un po' di più.
E quella passione lì non mi è mai passata, mai. Quindi puoi essere fiduciosa che non passa, almeno pour moi. Donata, ciao! Un po' tardi, sono le 10:40 e il video rimane disponibile nella sezione live. Ci siamo capiti qua, ragazzi? Capita mi sono? Sì, io mi son capita. Qua lo vedi già il fuoco? Si vede. Ne mettiamo un pochino anche qua sotto, yes. Però questo lo lasciamo bianco, ok? Questo è proprio il perilene violetto. È di uno scuro spaventoso, ma per il nostro obiettivo va più che bene. Negativo colorato. Ok, splendido, ma grazie. È una provetta, ragazzi. È solo la fusione, non è nient'altro per adesso. Poi quando si finisce, però vedi qui che c'è il fuoco, qua? Anche il fuoco non deve rimanere isolato, il focus non è isolato, quindi è sopra, è sotto, e adesso lo metto anche qua di lato. Poi voglio farvi notare che anche se il colore è in questo stato, che fa schifo nel senso che è già sono all'ultimo, e c'è questo buco, qua appena lo tocchi, è un colore della schmink, appena lo tocchi è già pronto. Quindi mettiamo anche un po' qua. Giulia, è da un po' che non ci sentiamo, Giulia, vero? Ok. Quindi seguitemi, come dicono tutti, fai questo, fai quello, fai quell'altro. Io non te lo dico perché penso che sei abbastanza grande per sapere cosa puoi fare su un canale di YouTube. Vero che puoi saperlo? Sì, lo posso sapere. Ok, questa era una mini, come dire, non posso neanche dire tutorial perché non lo è, dimostrazione. Una mini dimostrazione per far fluire tutti i colori, ragazzi. Qua, adesso ho questo qui, questa macchia, la vedi che lì è isolata? Perfetto, non deve stare lì, perché come vi ho spiegato prima qua, ops, come vi ho spiegato prima qui, se si ferma lì una cosa, l'occhio guarda lì. Nel mio caso l'occhio guarda lì e mi dice: ma che cacchio vuoi fare lì? E io gli dico: niente. Quindi prendo questo pennello, gli dico: aspetta che non voglio fare niente, la prendo e te la porto giù. E già l'occhio mi dice: ok, parla con me l'occhio, dice: ok, non c'è niente, non avere paura. Non aver paura, non c'è nulla. Ok, se adesso avessi preparato un po' di bianco, cara Adriana, fa niente se lo vado a prendere, mi aspettate un attimo. Prendo quello che avevo qua per la mano, bianco liquido. Visto che sono fiori di ciliegio, mettiamo un po' di gocce bianche. Guarda che bello!
Ragazzi, qui abbiamo quasi finito, domande ne ho viste poche, però le potete sempre fare anche nei commenti. E questo è solo una mini versione dell'acquarello vero e proprio. Non ci muoviamo. Lo so che vuoi stare lì. Ok, qua ho tolto il pigmento giusto. Non ci muoviamo. E sai che delle volte quando facevo i corsi, anche a Milano, dove c'eri anche tu, la gente mi diceva: "Dai, continua tu che noi ti guardiamo". E dico: "Ma scusa, se vieni a fare una lezione, un workshop, devi dipingere tu, no, e io ti correggo, ti faccio, ti aiuto". E invece volevano che io dipingessi tutto il tempo e che loro mi guardassero. Okay, si può fare anche quello. Tiro fuori un albero in negativo. Si può fare tutto. Poi qui su YouTube, sì, puoi stare lì e non ti muovi. Mi va bene. Però queste live, diciamo, sono anche un po' fatte per interagire. Qua c'è il tronco, non si vede? No, non si vede. Quand'è che si vedrà? Si vedrà quando faccio l'altra parte. Con colore. Eccolo lì. Lo vedi? E questo soggetto del concorso, che è ciliegio, DCLA, dipingere con l'acqua, è molto bello. E ripeto, anche qui, vedi, se io metto una pennellata, la pennellata non può fermarsi lì, la devo andare a sfumare, perché se no il tuo occhio dice: "Ma oh, cosa c'è lì?" E tu devi aiutare l'occhio, ok? Aiutiamo questo occhio. Ecco, ho fatto un mini tutorial senza volerlo. Ok? Mi avete istigato voi. Ok. Vedi anche lì, quello lì, questo è troppo rigido qua, quindi qua vado a sfumare che sono ancora in tempo, perché è umido. Ragazzuoli, io vi auguro buona domenica. Anche adesso, senza volerlo, abbiamo fatto quasi un'ora di live. Vi ringrazio per tutto il vostro entusiasmo e ripeto, questa qui sarebbe una fusione guidata, ok? Allora qui ho messo tutto insieme, Nella fusione guidata questo è l'obiettivo, ok? Io adesso dico ancora bye bye se non ci sono domande e vi invito, quando avete tempo e voglia, di guardare gli altri video e vi invito di dipingere, ok? È la cosa bella, una cosa che abbiamo, è un regalo. Grazie, l'ho presa al volo. Maria Scarpanti, cosa hai preso al volo? La live? Sì, però tu Giusy, le finiture ce le farai vedere. Giusy, farò tutto un video solo dedicato a questo tema. Questo qui, questo che avete visto adesso, è praticamente, questo è lo schizzo, questo qui è una fusione gioco, era solo per voi, per farti capire l'insieme. Poi il vero acquarello lo faccio su questo foglio che è molto più grande, è un vero foglio 640,
Questo qui è un fogliettino così, non è era solo per scopo dimostrativo questo qua. Poi farò l'acquarello vero e proprio qua, sarà disponibile per tutti gli abbonati del canale per un bel po' di tempo e dopo lo metterò a disposizione per tutti. E oggi per intanto c'è questo, ok? E se già riusciamo a fare questo, che vuol dire mettere tutto insieme e non bloccare, vi faccio vedere la stessa cosa. Vi faccio vedere la stessa cosa che è stata fatta ieri, ok? Arrivare da qua a qua, se già facciamo questo, hai fatto già un grande passo. Poi le finiture è un gioco ridicolo, le finiture. La fusione è più importante. Maria mi hai chiesto quali colori ho usato. Ho usato il violetto perilene della Schmincke, quello scuro, il bianco della carta e un mega magenta che avevo qua, che ho qua, mi durerà all'infinito. Ok? Bene? Siete contenti? Vi ho fatto il regalino? Poi qui, visto che è ancora umido, posso fare dei fiorellini con l'acqua. Quindi lo posso nell'umido spruzzare e i fiorellini si fanno da soli. Non c'è cosa più odiosa, grazie, benissimo, non c'è cosa più odiosa che fare fiorellini uno per uno. Non ce la posso fare, non ce la posso fare. Ok, quindi proviamo a fare tutto un insieme. E se vedo tipo questi buchi bianchi che vedo adesso non intervengo, lo farò su asciutto. Posso fare una velatura rosa, ok? Magenta. Non fare tutto subito perché lo vedi, lasciati tempo. Il nostro tempo è la nostra me time e ti faccio rivedere la pianificazione e la fusione che ho fatto con questa pianificazione. Buona domenica, vi aspetto numerosi poi sul canale e se la cosa ti è piaciuta, mettimi nei commenti se vuoi rivedere un'iniziativa tipo questa dove facciamo un po' di chiacchiere e guardiamo anche i lavori in preparazione. Mettimelo nei commenti così lo so e possiamo fare questi incontri virtuali una volta alla settimana, ogni 2 settimane, dipende dalle risposte che ricevo. Io ti saluto, buona domenica, festeggia, come dire, non nel casino, festeggia con te e con i tuoi cari. Bye bye!